Stai cercando di eliminare il tuo grasso ma non sai come fare? Questo è il video che fa per te. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi scopriamo come possiamo facilmente perdere grasso. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi analizziamo alcune cause che generano grasso e come eliminarlo definitivamente. Innanzitutto faccio una doverosa premessa. Vi sono diversi tipi di grasso. Quello nominato essenziale è il grasso necessario per le normali funzioni fisiologiche del corpo. Quelli che invece solitamente preoccupano sono il grasso sottocutaneo e quello viscerale. Il primo è quello che solitamente chiamiamo pancetta, ovvero il grasso che si deposita negli strati sotto la pelle. Possiamo trovarlo facilmente anche nelle cosce. Anche se esteticamente non fa impazzire, a livello salutare è meno grave. È infatti meno collegato alle patologie di tipo metabolico. Il secondo invece si accumula nella parte interna dell'addome, formando la classica pancia tesa e rotonda. È molto più pericoloso quest'ultimo perché si posiziona principalmente attorno al fegato e al pancreas, non permettendo di svolgere il loro normale lavoro. Inoltre porta con sé un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e tumori. Siccome evitare queste patologie è fondamentale per il nostro benessere, vediamo come sia possibile eliminare il grasso in eccesso. Per eliminare quello sottocutaneo valgono le stesse indicazioni che a breve analizzeremo per quanto riguarda quello viscerale. L'unica aggiunta che mi permetto di segnalare è l'inserimento magari di qualche esercizio fisico specifico, come degli affondi con le gambe o dei crunch addominali. Iniziamo dunque ad analizzare come eliminare questo maledetto grasso in eccesso. Una delle motivazioni per cui risulta evidente il grasso viscerale è la condizione del nostro fegato. Quando il fegato contiene troppo grasso, quest'ultimo inizia a fuoriuscire, comprimendo gli organi attorno, come accennavo prima. Questo grasso rilascia citochine che causano infiammazione, ovvero la base di tantissime patologie. Qual è la causa primaria di steatosi epatica, ovvero fegato grasso? Il consumo di cibi processati in primis, poi abbiamo l'alcol, alimenti ricchi di zucchero e fruttosio. Iniziamo ad analizzare quest'ultimo. Il fruttosio è contenuto naturalmente in miele, frutta ma anche verdura. Un consumo eccessivo di miele credo sia evidente a tutti che possa essere dannoso per il nostro organismo. Anche un'assunzione smodata di frutta è controproducente per la nostra salute, ma è ovvio che gli effetti negativi siano notevolmente inferiori. Gli zuccheri contenuti nella frutta infatti non sono zuccheri liberi come quelli che troviamo nei prodotti processati. La frutta è ricca di nutrienti e fibre che riducono l'assorbimento degli zuccheri. L'importante è che sia consumata nella sua interezza, non sotto forma di succhi o similari. Anziché escludere frutta e verdura, gli alimenti che andrebbero evitati sono i prodotti processati, dove troviamo zuccheri aggiunti compreso il fruttosio. Esso si depositerà facilmente nel grasso, di conseguenza causerà fegato grasso ed in aggiunta grasso viscerale. Gli effetti che il nostro fegato subisce da un eccesso di fruttosio sono paragonabili a quelli derivanti dall'alcol. Al secondo posto abbiamo appunto il consumo di alcolici. È risaputo che il consumo di alcol aumenti il grasso sia viscerale che sottocutaneo. L'alcol causa infiammazione, riduce la capacità dell'organismo di metabolizzare i grassi e gli zuccheri e si accumula nel fegato. Abbiamo capito ormai che la salute del nostro fegato, oltre ad essere fondamentale per il nostro benessere, è collegata anche al grasso viscerale. Se aggiungiamo il fatto che l'alcol aumenta il rischio di tumori, malattie cardiovascolari e diabete, eliminarlo dalla nostra tabella alimentare può solo che aiutarci. Il terzo elemento che bisognerebbe eliminare per ottenere una significativa riduzione di grasso sono i grassi trans. Essi sono uno degli elementi più responsabili di insulinoresistenza, che causa ovviamente anche un aumento di grasso viscerale. Se ricordi in passato ho parlato degli oli vegetali ricchi di omega 6. Questi oli causano infiammazione ed accumulo di grasso nel fegato, di conseguenza si crea grasso viscerale. Sono inseriti nei prodotti confezionati nel 99% dei casi. Li trovi nei piatti pronti, nei sughi, nei biscotti, davvero ovunque.
Spesso sono ottenuti mediante estrazione chimica, quindi con solventi che accentuano la tossicità. Eliminare queste sostanze è uno dei primi passi necessari per ridurre il grasso. Mangiando più alimenti freschi, conditi con grassi sani come l'olio extravergine d'oliva o l'avocado, eviteremo questa condizione. Al quarto posto troviamo le farine. Ne ho parlato diverse volte, anche in contenuti specifici. Quando introduciamo cereali nel nostro organismo, specialmente se raffinati, il nostro corpo li percepisce in buona parte come zucchero. Un eccesso di quest'ultimo viene stoccato nel nostro organismo sotto forma di grasso. Sono pochissimi i cereali che possiedono un basso carico glicemico. Consumare frequentemente alimenti con un elevato carico glicemico porta ad insulinoresistenza e sindrome metabolica, quindi anche grasso viscerale. In aggiunta, i cereali, soprattutto quelli integrali, contengono antinutrienti che riducono la capacità di assorbire alcuni minerali. Cercare di consumare cereali con parsimonia è dunque fondamentale se vuoi ridurre il grasso viscerale e sottocutaneo, oltre che migliorare la tua salute. Al quinto posto devo citare un mio cavallo di battaglia, sto parlando della gestione dello stress. Abbiamo visto in passato cosa sia il cortisolo e come sia collegato allo stress. Quando questo ormone è in eccesso, la glicemia si impenna, di conseguenza bisogna cercare di mantenere basso il suo livello. Se non riusciamo a gestirlo, si attiva un altro ormone, ovvero l'insulina, che rimuove lo zucchero in eccesso, trasformandolo però in grasso corporeo. Ci tenevo a segnalare la problematica stress perché diverse persone che mangiano, abbastanza bene, si trovano a volte comunque in una condizione di sovrappeso, senza darsi una spiegazione. Una delle motivazioni è proprio lo stress cronico. Dormire 8 ore per notte, fare meditazione o yoga e soprattutto evitare relazioni tossiche sono alcuni dei fattori su cui potresti lavorare. Al sesto ed ultimo posto troviamo l'altro fattore su cui ci tengo a soffermarmi, ovvero l'attività fisica. Praticare regolare e moderata attività fisica è utile per perdere peso, l'importante è non esagerare. Sembrerà strano quanto sto per dire, ma non è da trascurare. Allenarsi ad alta intensità induce un elevato stress ossidativo, di conseguenza creeremmo danni al nostro organismo. Al contrario, praticare costantemente attività fisica moderata stimola il nostro sistema immunitario e ci permette anche di bruciare i grassi presenti nel nostro corpo. Nuoto, ciclismo o camminate di media intensità o anche attività a corpo libero, giusto per fare alcuni esempi, sono più che sufficienti. L'importante è la costanza. Ovviamente tutto questo non sarà sufficiente senza un'alimentazione adeguata. Esistono infatti alcuni alimenti specifici che possono aiutarti se stai cercando di perdere peso. Ne ho parlato in questo contenuto che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.